Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo vestito un po' spagnoleggiante che io ho deciso di chiamare vestito Ibiza. Per quanto riguarda il filato, questo video è in collaborazione con Un Filo di Passione, quindi in descrizione vi lascio il link del suo sito web da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto il filato della Mistrico Filati linea per linea special, lo 07 e il colore 10 e vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 340 metri. Per poter realizzare questo vestito, che è una taglia S ma molto morbida, vedete non mi stringe, ho utilizzato 100 grammi del colore 10, quindi di quello blu, quindi un gomitolo, e invece 2 gomitoli e mezzo, quindi 250 grammi circa per il colore 07, che è questo più chiaro. La lavorazione è molto semplice, si parte dallo scollo, quindi è una lavorazione top down, e io ho deciso di fare queste maniche molto larghe. In realtà all'inizio volevo farle anche più lunghe, infatti nel video mi sentirete dire che le volevo fare anche più lunghe, però poi ho deciso che, essendo un vestito che voglio sfruttare soprattutto in estate, era meglio non farlo troppo con le maniche troppo scese, quindi ho preferito fare poco. Si parte quindi dallo scollo, si vanno a fare degli aumenti. Io ho fatto l'aumento solo 2 volte e poi sono andata a lavorare senza fare più aumenti, e a quel punto, una volta arrivata alla lunghezza desiderata, sono andata a mettere i miei marcatori e a dividere il corpo il vestito per lavorare il corpo. Come vedete, gli scaffi sono molto larghi, ed è una cosa che ho scelto proprio perché, essendo un vestito estivo, volevo che fosse il più fresco possibile. È una lavorazione forata e, come vedete, questi sono i motivi che si vanno a formare, che sono un po' geometrici, e voi sapete che sono il genere di motivo che io preferisco. E vedete, qui abbiamo le maglie alte che vanno da questo lato, mentre nella parte scura vanno da questo lato. In realtà l'effetto non era voluto, ho sbagliato io quando sono andata a lavorare, ma mi piaceva questo contrasto, quindi non sono andata a disfare. Ma se voi vanno nella stessa direzione, non vi preoccupate, non avete sbagliato. Una volta fatto ciò, sono andata a passare, quindi a mettere i marcatori, sono andata a cambiare colore lavorando con il blu scuro fino ad arrivare all'altezza dei fianchi. A quel punto sono andata a fare di nuovo gli aumenti, e per fare gli aumenti basta fare lo stesso cosa che abbiamo fatto qui sopra, per rendere la gonna più morbida senza che venisse troppo stretta a tubino. Naturalmente questo vi permetterà di fare il vestito ancora più largo rispetto al mio, e ho lavorato fino ad arrivare, diciamo, all'altezza un poco più sopra delle ginocchia, ma volendo voi potete farlo anche più lungo, quindi anche più largo, e in quel caso mi raccomando dovete andare a comprare molti più gomitoli rispetto a me, sia che siate una taglia S che siate una taglia M o L. Per una taglia M, se volete fare il vestito uguale al mio, io vi direi di comprare almeno 4 gomitoli di questo 07 e 2 gomitoli di questo blu. In taglia L dovete aumentare ancora di un gomitolo. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea per linea special. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con Un Filo di Passione, di cui vi lascio il link in descrizione, per poter comprare il mio stesso filato anche diversi colori. Il colore che ho scelto io sono il 10 e il 07, che è questo blu scuro e questo tonalità di blu. Inizierò proprio da questo colore. Ho montato 165 catenelle e andrò a lavorare con uncinetto del 3,5. Questo è lo scollo, quindi si parte dal top down. Se siete una taglia più grande, tenete presente che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 3, quindi direi, se lo volete lo scollo più largo, allora taglia M andate ad aumentare di almeno 12 catenelle, taglia L di 24 catenelle, non di più, perché questo è comunque uno scollo. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta. Quindi maglia alta, 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima.
con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto dei 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa, ancora 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nell'archetto successivo ed entro e faccio una maglia bassa. Volendo potete entrare anche nella seconda delle 3 catenelle se volete gli archetti più precisi, ma io voglio invece dargli quella sorta di movimento in più, quindi ho deciso di non entrare nella terza catenella ma di entrare direttamente nell'archetto di 3 catenelle. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro, 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Continuo così per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con delle maglie bassissime mi porto questa volta all'interno dell'archetto di 5 catenelle e arrivo dove ho la terza catenella. Mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, vado subito dopo la maglia bassa, quindi qui dove ho le due ancora 2 catenelle, e vado a realizzare 4 maglie alte, quindi 1 2 3 e 4. Vado dove ho la terza catenella, la delle 5, ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia bassa all'interno della terza catenella, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1 2 3, vado all'interno di nuovo dell'archetto dove ho le 2 maglie alte successive, vado a fare 4 maglie alte, 1 2 3 4, e ancora vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado subito dopo, scusate, mi sono accorta che c'è un ok, vado subito dopo la maglia bassa rientrando sempre nell'archetto e vado a fare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro, quindi ripetiamo ancora una volta insieme. Vado nella terza delle 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 2 3, vado subito dopo la maglia bassa e realizzo 4 maglie alte, 1 2 3 e 4. Continuo così quindi per tutto il mio terzo giro.